Allora, benvenuti a tutti, grazie Joseph, grazie Paolo. Paolo farà la traduzione, quindi avete poi le registrazioni se vi sfugge qualcosa, ma se prendiamo appunti è meglio. Io vi lascio allora con Paolo e Joseph. Ci vediamo più tardi con voi. Ciao ciao. Ciao. Okay, Joseph, you're on. All right, thank you, Paul. Thank you. It's a privilege to be with our brothers and sisters in Italy. È un privilegio di essere insieme con i nostri fratelli e sorelle in Italia. And the topic is very interesting. Anche il tema questa sera è molto interessante. Even though I only have my undergraduate degree in archaeology from the Hebrew University, even though that's only the undergraduate degree, but I'm still very involved in and following and connected with what's happening in Israel in the field of archaeology. Quindi ho soltanto una prima laurea in archeologia, studiato qui all'Università di Gerusalemme. Comunque sia, sono sempre molto vicino a tutti gli sviluppi, nuove scoperte nella archeologia qui in questa città, in questa nazione. But as all the Israeli archaeologists, we shy from using archaeology to prove the religious doctrines and teachings of both Judaism and Christianity. E come tutti gli archeologi qui a Gerusalemme e in Israele, noi tendiamo di non andare troppo in fretta di usare l'archeologia, quindi reperti, scoperti, per provare le varie dottrine o convinzioni religiose, sia quelle giudaiche o quelle cristiane. Archaeology is supposed to be a science. L'archeologia dovrebbe essere una scienza. And my attitude toward the Word of God is also scientific. E la mia attitudine verso la parola di Dio è ha anche il suo contesto scientifico. Because if our faith in God and in Jesus and in the Bible is not based on truth, then we're no different than Buddhist, Muslim, or any other pagan religion. Se la nostra fede verso Dio, verso Cristo, verso la Bibbia non è basata sulla verità, allora noi non siamo migliori dei buddisti, induisti o altre religioni. And the problem is that since the second half of the 20th century, truth is a victim. E il problema è che dalla seconda metà del XIV secolo la verità finisce ad essere vittima. We have been kind of disconnected, especially from our faith and from biblical teachings, from truth. C'è stata una sconnessione della nostra fede e dagli insegnamenti biblici della verità. Because a confusion came from the end of the 19th century and in the 20th century from philosophers and writers to teach us that truth is never absolute and never one truth can be proclaimed without having another truth challenge it. Quindi gli insegnanti e i grandi filosofi del XIX e XX secolo ci hanno insegnato che la verità è mai assoluta, è sempre relativa. Se uno presenta una verità, c'è sempre un'altra verità che possa sfidare la prima verità. And that creates a very big problem. E questo ci crea un grande problema. Because religion disconnected from truth is, as I said, it's paganism. Perché la religione sconnessa dalla verità diventa paganesimo. And much to my regret, almost all religions, including Christianity,
Catholic, Greek Orthodox, Protestant, Charismatic, Pentecostal has chosen to put truth on the back burner, as they say in English. E quindi mi dispiace a dirlo, ma tutte le religioni, buddista, induista o altro, anche la parte cristiana, cattolica, protestante, evangelica, carismatica, pentecostale, un po' tutti quanti hanno messo la verità indietro, cioè dietro le quinte. It's not on the agenda of any of the churches or of Orthodox Judaism. Non è come argomento principale di qualunque religione o anche il giudaismo. But if we don't have the truth and we cannot confirm that it is truth, then we've got nothing. Ma se non abbiamo la verità e se non possiamo confermare, verificare che sia la verità, allora finiamo di essere dal vuoto, non abbiamo niente per sicuro. I have and had always good friends both in the Greek Orthodox Church in Jerusalem and in the Catholic Church. Io ho avuto e ho tuttora degli amici molto buoni sia nella Chiesa dell'Ortodossia greca e anche quella della Chiesa cattolica qui a Gerusalemme. And one of the chief bishops or fathers of the Church of the Dormition on Mount Zion, Father Virgil, German, were good friends of mine. Ed uno dei padri o dei sacerdoti della Chiesa del Dormiente, qui sul monte vicino qui a Gerusalemme, con lui è un tedesco, ma siamo buonissimi amici. And we had many arguments and studies together, and also involved some Orthodox Jews. And I enjoyed every meeting we had with them. Abbiamo avuto discussioni molto forti, abbiamo avuto anche momenti di condivisione molto importanti con lui, con dei giudei ortodossi, anche con altri, e posso dire che ho goduto tutti questi incontri insieme a lui e questi altri. And Virgil, Father Virgil, said, "Look, if I only believe the Bible, I would be in total agreement with you." E padre Virgil, è il suo nome, mi disse, se io credessi soltanto nella Bibbia, io sarei al 100% d'accordo con te. But we Christians don't believe only the Bible. Our faith is based on the church councils. Ma noi cristiani, disse lui, noi non crediamo soltanto in quello che la Bibbia insegna, ma la nostra fede è anche basata sulle decisioni dei concili della Chiesa. Christianity is not a product of the biblical text. It's a product of the development of the church and the church councils. E lui disse che il cristianesimo non è lo sviluppo soltanto della vita secondo il testo biblico, ma piuttosto di tutti gli sviluppi attraverso i concili della Chiesa nella storia. And so I understood very well, because the Catholic Church, Father Virgil was an honest person. E ho capito bene, questo padre Virgil della Chiesa Cattolica è un uomo onesto. And the Protestants are not any better than the Catholics on this. Ed su questo punto riguardo alla verità, i protestanti non fanno molto meglio dei cattolici. Because although they claim that they believe the Bible only, but most of their practices and their basic doctrines are still connected to the church council, the church fathers, the Catholic church fathers. Ma anche se loro dicono che la loro fede è basata soltanto sul testo biblico, ma comunque sia le loro dottrine, anche le liturgie e le cose che fanno, hanno piuttosto a che fare con le decisioni dei padri della Chiesa cattolica nella storia, piuttosto che il testo biblico. So there is the science that is called epistemology. Quindi c'è una scienza chiamata epistemologia, which is
the science of discovering what is truth and how can we discern truth from lie. E questa scienza riguarda a come possiamo conoscere la verità e distinguere la verità con le prove di qualunque altra falsità. So I have a degree from the Hebrew University in Bible and Archaeology. Quindi ho la laurea dall'Università Biblica o all'Università di Gerusalemme in archeologia biblica. And then I studied chemistry. I have a degree in chemistry. Ho anche una laurea in chimica. And then I studied a master's degree and doctorate in history of Jewish thought in the Second Temple period, New Testament period. Ho poi un master's e anche un dottorato sullo sviluppo del pensiero giudaico durante il periodo del Secondo Tempio. I never finished my doctorate. Non ho completato ancora il mio dottorato. For personal reasons. Per motivi personali. But I did learn from chemistry that you cannot establish that something is true unless you put it inside the test tube. E ho capito studiando la chimica che non si può stabilire qualcosa come vera, come autentica o attendibile se non lo metti nella provina, se non fai un esperimento. So our culture, our modern culture that was created in Hollywood and not in the Bible. E quindi la nostra cultura moderna che è stata creata a Hollywood e non nella Bibbia o della Bibbia is really based on 17th century, 18th century European philosophers, and more than that, in early 20th century European philosophers. È basato piuttosto sui filosofi del XVII e XVIII secolo in Europa ed anche del XX secolo in Europa. It started with René Descartes. Iniziò con René Descartes. Continued with John Locke. E continuò con John Locke. And then with Nietzsche and Kant and others. Poi con Nietzsche, con Kant e con altri filosofi, le grandi pensatori di questi ultimi 3 secoli, diciamo. And then the cherry on top of the cream put Paul Sartre in his book Beginning of Nothingness. E la ciliegina sulla torta è stato il libro di Paul Sartre che fu intitolato L'inizio della nullità. So we have arrived to a generation where nothingness is more important than fact and than evidence and than truth. Quindi siamo in un momento storico, una generazione dove la nullità o niente ha più valore di qualunque forma di fatto concreto. If I teach even in a Christian university and talk about, irrevocable truths, the students make faces and make fun and jeer out. Se io insegno anche in un'università cristiana sulla verità irrevocabile, i studenti fanno dei facce lunghe, mi beffano, mi prendono in giro. Yeah. So we are commanded, both in the Old Testament and in the New Testament, to examine everything. Perciò noi siamo comandati sia nell'Antico Testamento, il Primo Testamento, e sia nel Nuovo Testamento di controllare, esaminare ogni cosa. And believe and trust nothing and no one without examination. E di non credere o mettere fiducia in chiunque sia o qualunque insegnamento se non abbiamo la possibilità di verificare, di controllare. And this is true in the law of Moses several times. E questa è verità anche riguardo alla Torah, la legge di Mosè, anche più volte è stato scritto.
And it's true even toward the post-exilic prophets like Ezra and Nehemiah. Anche nei profezie dei profeti post esilio, Neemia e Geremia. We in the Psalms, we have the psalmist pleading God to examine us, our mind, and our hearts. Nel Salmo troviamo la richiesta del salmista che Dio esamina la nostra vita e i nostri cuori. Now, that's in Psalm 26, verse 2. Salmo 26, versetto 2. Yeah. And we have commands in the New Testament to examine ourselves. E abbiamo anche il comandamento nel Nuovo Testamento di esaminare noi stessi. And see if our faith is solid. E per vedere se siamo nella fede, cioè che la nostra fede è solida e sicura. Paul says in 2 Corinthians 13:5, examine yourself as you, whether you are in the faith, if you're real believers. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, cioè se siete dei veri credenti. Test yourself. Do you not know yourself that Christ Jesus is in you, unless indeed you are disqualified? If you don't examine yourself, Paul says you're disqualified. Paolo dice esaminate per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo, quindi che non siete in Cristo. And we have so many texts that tell us to examine everything, but my favorite text is very short, from 1 Thessalonians 5:21. Quindi, primo Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21, è il mio testo preferito. Test all things, hold that fast which is good, reject that which is ugly. Ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene, astenetevi di ogni specie di male. So we have the same similar text in 1 Timothy 3:10 and more text. E poi abbiamo anche il stesso testo più o meno in 1 Timoteo 3:10. And if we are afraid to examine the Bible, to examine ourselves, to examine our pastors, to examine our churches, our teachings, then we shouldn't be teachers of God's word. Se abbiamo timore di esaminare noi stessi, ciò che crediamo, il nostro pastore, gli insegnamenti o altre cose, se non abbiamo il coraggio, l'onestà di esaminare, allora noi non siamo degni di essere insegnanti della parola. Yeah, so of course, for me, the most important text of all the Bible is Genesis 1:1. E per me il testo più importante di tutta la Bibbia è Genesi 1, capitolo 1, versetto 1. If we don't believe that text, we might as well throw the Bible in the garbage. Se non crediamo in quel versetto, è meglio buttare via la Bibbia nella spazzatura. Because this text is the foundation of everything. Perché questo testo, Genesi 1:1, è la fondazione e il fondamento di tutto. In the Hebrew language, it's 7 words, 7 small words. Nella lingua ebraica consiste di 7 piccole parole. Bereshit, bara, Elohim, et hashmaim, ve'et haaretz. 7 words. 7 parole, piccole parole. But it is essentially the most important text, because the implications of that text is our world has a beginning. È la cosa più importante, perché l'implicazione di quell'unico versetto ci dice che il nostro mondo ha un inizio. But it also has an owner. Ed anche ha un padrone, qualcuno a cui questo mondo appartiene.
a creator that made us and everything in our world. Un creatore che ha fatto noi e tutto quello che è nel nostro mondo. And this is, of course, a simple verse. È certamente un versetto abbastanza semplice. There is no difficult words. Non ci sono parole difficili. There is no great big theological discussion. E non c'è nessuna discussione grande, teologica, complicata. But how do we know that this is true? Ma come possiamo sapere se questa è la verità? Do we have evidence? Abbiamo that, evidenza per dimostrare che questa è la verità? That can stand a test in court? Che potrebbe essere portato come evidenza in un tribunale? And I say yes, we do. Ed io dico sì, abbiamo l'evidenza. We have witnesses. Abbiamo dei testimoni. Not one witness. Non un solo testimone. About 30 witnesses. Abbiamo circa 30 testimoni. That are older than the Bible. Che sono più vecchi della Bibbia. That come from around the whole world. Che vengono da tutto il mondo. That say that this world was created. Che dicono senza dubbio che questo mondo fu creato. You can start with the Enuma Elish, the Sumerian Babylonian creation story. Quindi possiamo iniziare con la Summa Eresh, cioè la storia Enuma Elish. Enuma Elish è la storia dei Sumeri riguardo alla creazione del mondo. And there we have a lot of parallel things to the book of Genesis. E abbiamo diverse storie parallele al libro di Genesi. And we have also the Gilgamesh, story of Gilgamesh. Abbiamo la storia del Gilgamesh. We have creation myths in North American Indians, in South American Indians, in Finland, the Finnish myth of dealing with creation. We have 30 ancient myths telling the story that this world was created. Abbiamo le storie mitologiche delle tribù di pelle rosse nell'America del Nord, del centro, anche quella del sud. Abbiamo anche la mitologia riguardo ai finlandesi e la loro storia riguardo la creazione. Più di 30 testimoni storiche riguardo alla creazione, l'inizio del mondo. Now, these cultures, ancient cultures, they had no connection. There was no internet. They couldn't have known that somebody in the Andes mountains has a story that the world was created. Questi culture, questi popoli antichi non avevano connessioni tra loro, non c'era l'internet, non avevano modi di comunicarsi, dunque non sapevano l'uno e l'altro che un altro popolo aveva una storia della creazione. And they all have similarities and differences. E tutte queste storie delle cose simili ed altre cose diverse, differenti. And the strange thing is, e la cosa molto strana è questa, that other than the book of Genesis, all of these creation myths and stories have more than one deity, more than one idol involved in the creation. The sun, the moon, the wind, the rain, the earth, the fire, all of these things are involved. But for us, there is one God who is the master of all. Allora, e la cosa strana è che in tutte queste 30 e più storie mitologiche risulta sempre più di una divinità.
sole, luna, vento, fuoco, più di una divinità. Soltanto nella storia di Genesi, la storia biblica, c'è un solo divinità, un solo creatore. And when we look at our world and the nature, not the humanity, the animal world, E quando guardiamo alla natura, al mondo degli animali, we can see the fingerprints of the artist. noi vediamo gli impronti digitali dell'artista che li ha creati. Now, if you see a Picasso painting from the second half of his life, Se voi vedete, se potete osservare un dipinto di Picasso che ha fatto durante la seconda metà della sua vita, you can't miss it. You don't even have to look for the signature because you immediately know it's Picasso. non dovete guardare la firma di Picasso, perché solo guardando il dipinto si vede che è un'opera di Picasso. If you see a woman with one eye here and one eye there, and her nose is over here, it's a Picasso. Se vedi una donna con un occhio di là e un altro occhio di là e il naso all'inverso, sapete che è un'opera di Picasso. And the same thing is if you look at a Van Gogh painting. Stessa cosa si può dire dei dipinti di Van Gogh. The same thing. La stessa You cosa. recognize that this is a Van Gogh. Si riconosce subito tutte le opere di Van Gogh. But if you look at all the world, in all the animals that are mammals, Se guardiamo in tutto il mondo tutti i mammelli, from the whale mammiferi, to the wolf, dal lupo all'elefante, then you see that the same designer designed all these animals. si vede che lo stesso disegnatore ha disegnato tutti questi animali, tutti questi mammiferi. Like the book of Genesis says, God created the animals. Come il libro di Genesi dice categoricamente che Dio creò tutti gli animali. And the whale and the fish in the sea. E il balene, il pesce del mare. And all the animals have the same fingerprints. E tutti gli animali riportano le stesse impronte digitali. Every mammal has two eyes, Ogni mammifero ha due occhi, two ears, due orecchi, a nose, un naso, and a mouth, una bocca and four hands, front legs and back legs. e quattro gambe, due davanti, due indietro. Yeah. It's the lion and the rhinoceros and the Leone. hippopotamus. Rinoceronte, ippopotamo, All the mammals. tutti i mammiferi portano le stesse distintivi. It means that the same artist designed these animals as he designed us, with two eyes, a nose, a mouth, and two ears, and four limbs. E stesso artista ha disegnato tutti questi animali come lui ha disegnato noi: due occhi, due orecchie, un naso, una bocca e due braccia e due gambe. Yeah. So for me, that's evidence. Per me tutto ciò risulta evidenza da considerare. That there was one designer Un solo our disegnatore world, che ha disegnato il nostro mondo. and that's the basics. E quali sono le cose fondamentali? Yeah, the basics to say that the biblical story, even though it has similarities with the Babylonian, Sumerian, Assyrian, South American, Indian stories of creation, Questo è in evidenza che la storia biblica, benché ha delle cose simili alla storia babilonese o sumera o sudamericana o altro, is a story that fits within what we call natural science.
È una storia che comunque si trova bene in ciò che noi chiamiamo la scienza naturale. And the same thing is true with all the different aspects of our world. E la stessa cosa si verifica con tutti i vari aspetti del nostro mondo. We have in our congregation one of the world's most famous ecologists. Noi abbiamo nella nostra congregazione uno degli ecologisti più famosi di tutto il mondo. Yeah. And she and her husband actually invented the science of ecology. Lei con suo marito, loro hanno inventato la scienza dell'ecologia, lo studio dell'ecologia. And she was totally anti-God. Lei era completamente anti-Dio. And believed in evolution all the way. Credeva completamente nell'evoluzione, nel processo di evoluzione. But she became a believer. Ma è divenuta un credente. And is a part of our congregation already for many years. Ed fa parte della nostra congregazione a Gerusalemme già da diversi anni. And she is a witness that nature is loudly proclaiming that there was one master designer that designed all of nature and all the systems that work together in harmony in nature, more harmony than we do as human beings in our society. Lei è testimone che nella natura che si può osservare c'è un'armonia straordinaria in ogni cosa che indica che c'è stato un solo disegnatore, un solo creatore, molto più armonia nel creato di quanto noi esseri umani abbiamo nella nostra società. And all the most famous scientists in our modern time that were proclaimed to be atheists. E tutti i scienziati più famosi nei nostri tempi moderni, che tutti si dichiarano un certo momento di essere atei, including Stephen Hawking, incluso Stephen Hawking, could not deny non potevano rinnegare that our world has a birth, che il nostro mondo ha un inizio, una nascita, it has a beginning, ha un inizio, and it will have an end, e avrà una fine, which is essentially the story of the whole Bible, from Genesis to Revelation. There will be a new heavens and a new earth. This earth will be destroyed. Quindi è proprio la storia biblica di Genesi fino all'Apocalisse che questo mondo, questa terra, questo mondo sarà distrutto e noi avremo nuovi cieli e nuova terra. And we've got this in the Psalms, we've got it in Isaiah 60, we've got it in Revelation, we've got it in Peter's letters, and the Bible is a witness to it. And none of the pagan stories of creation have this. For the pagans, the world is created and will exist forever and ever and ever and have no end. Quindi noi abbiamo questa storia, questa conclusione, quindi nascita e fine. Abbiamo in Isaia 60, abbiamo le lettere di Pietro, l'abbiamo anche nei Salmi, lo abbiamo anche in Apocalisse, ma nessuna religione o nessun'altra storia racconta la fine. Tutti raccontano l'inizio e la continuazione come se dovesse continuare per sempre. Soltanto la Bibbia evidenzia che ci sarà una fine. So I say that if you believe in Genesis 1:1 that this world was created by God and everything in it is under God's control, then you have enough evidence to take to court with about 30 witnesses
of other creation stories that correspond in some ways with parts of the biblical creation story. Quindi dico, se tu credi in Genesi 1:1 che questo è l'inizio, Dio ha creato, un solo Dio creatore, tu hai abbastanza evidenza per andare in tribunale e dimostrare che è la verità, insieme alle storie dei vari popoli che hanno cose simili e cose diverse, ma comunque sia, tutti quanti evidenziano che c'è questo inizio, un creatore. But because of time, I'm going to share one archaeological evidence. A motivo dei limiti del tempo, questa sera voglio condividere questa sera un'evidenza archeologica. We have a place called Sha'araim mentioned only one time in the Bible. Abbiamo un luogo chiamato Sharai che è menzionato una sola volta nella Bibbia. It means two gates. Significa due porte, due cancelli, two gates, Yes. due porte. And every biblical or ancient city in the Middle East, long before Moses and even before Abraham, had only one gate. Tutte le città antiche dal mondo antico, quindi prima di Mosè, prima di Abramo, in ogni città c'era una sola porta, un solo luogo di ingresso. Because a city with a wall, the gate is the most vulnerable place. Perché una città murata, la porta, l'ingresso è il luogo più vulnerabile della città. So they usually have one gate. Dunque avevano una sola porta. Very, very fortified, protected gate. Ed molto fortificate, dovevano proteggere la porta. And this city says that it had two gates. Ma questa città in particolare aveva due porte. Nobody knew where this city is. Nessuno sa dove era o sapeva dove era questa città. It's mentioned in the story of David's war with the Philistines and with Goliath, killing Goliath. Quindi è menzionata nella storia di Davide che uccide Golia. And all the scholars ignored that text. E tutti studiosi ignorano questo testo. And said it doesn't exist. It's fake news. Dicevano che non esiste, questa città non esiste, è fake news, è un mito. And until Joseph Finkelstein Affinché Joseph Finkelstein heard from some Arab shepherds that they found some archaeological remains, maybe about 2 kilometers from where David killed Goliath, from the valley of Elah. Finché dei pastori arabi, beduini, che raccontarono a questo Joseph Finkelstein che loro videro delle reperti archeologici in una zona a circa 2 chilometri dalla città dove viveva Golia, cioè che Davide uccise. And Finkelstein with a team from the Hebrew University examined the place. E Finkelstein con una squadra di ricercatori dall'Università di Gerusalemme sono andati loro per andare a verificare, a cercare, esaminare quello che si diceva di quel luogo. And this city had 2 gates. E in effetti questa città aveva 2 porte. And it's mentioned in the war of David with Goliath. Ed è menzionato nella guerra tra Davide e Golia. And this city existed only 80 years. Questa città è esistita soltanto 80 anni.
exactly during the time of King Saul and the time of ascent of Solomon into power. Quindi durante quel tempo particolare della storia di Israele, dal regno di Saul, poi Davide, poi fino a Salomone. 80 years, that's all. 80 anni soltanto. We have cities like Megiddo that existed 3,000 years. Abbiamo qui in Israele delle città come Megiddo che sono in esistenza da più di 3.000 anni. Or Jericho, 7,000 years. Gerico, ancora altri migliaia di anni che esiste la città di Gerico. It's one of the oldest cities in the world. È una delle città più antiche del mondo. But this city that is mentioned one time in the Bible existed only 80 years. Exactly the 80 years that the Bible mentions it in. Ed questa città che è menzionata una sola volta nella Bibbia è esistita esattamente 80 anni, esattamente durante il periodo dove la Bibbia parla di questa città. Now, nobody could have invented a city like this. Nessuno poteva inventare una città, un mito di una città simile, una città come questa. Because it didn't exist very long. Perché non ha avuto una lunga esistenza. And there is no other city in the whole Middle East that has 2 gates. E non c'è nessun'altra città antica del tutto il Medio Oriente che ha avuto 2 porte. So what does this find of Finkelstein's indicate? E quindi questa scoperta di Joseph Finkelstein cosa ci indica? Prima, that nobody could have mentioned this city that didn't live during that period in which the story was describing. Per prima, nessuno avrebbe potuto menzionare questa città almeno che avesse vissuto durante il periodo dell'esistenza di questa città. In other words, whoever wrote the book of 1 Samuel had to have been there during those 80 years and couldn't have written it 200 years later. Ok, e quindi chi ha scritto il libro di Samuele ha dovuto vivere in quel periodo di tempo ed ha scritto il libro in quel periodo di tempo e non poteva scrivere 200 anni più tardi come alcuni dicono. Because there's no such a reality in the land of Israel except during those 80 years. Perché non c'è nessun'altra realtà simile a questa, salvo che questa particolare in quegli 80 anni e poi basta. And connected with this, scholars said during the 20th century. E dei studiosi dissero durante il XX secolo that David is a mythological character. He never existed. Che Davide è un carattere mitologico, un personaggio mitologico, non è mai esistito. Until they found in northern Israel, in the city of Dan, a plaque, archaeological stone plaque with the name House of David. Finché non abbiano trovato una pietra nella città attuale Dan, città storica e attuale Dan, dove è scritto Casa di Davide. Yeah, the House of David doesn't mean the building, it means the dynasty of David. Non significa un edificio che era la casa di Davide, significa la dinastia del re Davide. Yeah, which means that we have archaeological evidence for the first time that David existed. Quindi ora and that he had a dynasty. Quindi abbiamo diciamo l'evidenza archeologica che Davide è esistito e che ha fondato una dinastia. Just 2 weeks ago. Soltanto 2 settimane fa. Near the Wailing Wall, in a new excavation, vicino al muro del pianto,
muro occidentale, nelle nuovi scavi che stanno facendo, stanno svolgendo proprio in questo tempo, they found this. hanno trovato questo, che voi vedete ora. This is about a 3 centimeter golden bell. Questo è un piccolo campanello di circa 3 centimetri fatto in oro. And it has a loop. E ha, See the loop on top. ha anche un gancio sopra. Which means that it was sewn on somebody's clothing. Cioè perché è stato cucito su la veste di qualcuno. And it still rings. E se voi potete immaginare, ancora fa il suo suono, è un piccolo campanello. And we read in the book of Leviticus E leggiamo nel Levitico that the high priest che il sommo sacerdote had a special clothing aveva una veste speciale that he wore only one time of the year, che lui portava una sola volta all'anno, when he entered into the Holy of Holies to bring the blood of the sacrifice onto the Holy of Holies and sprinkle it on the Ark of the Covenant. il giorno che lui entrò, l'unico giorno dall'anno che lui entrò nel luogo santissimo portando sangue per spruzzare il sangue sull'arca dell'alleanza. He had to wear this dress E dovevo portare quella veste with bells tied to the bottom, to the hem of the dress, con campanelli cucito in fondo sull'orlo della sua veste. and why was that the case? E perché fu così? Because if he fainted or died or fell in this mission, nobody else could go inside to pick him out of there. So they had to tie a rope to him and listen to the bells ring. And if the bells stopped, they would pull him out with a rope tied to his leg. Perché se per qualche motivo lui avesse avuto un malore, si sarebbe sentito male, sarebbe morto o altro caduto dentro il luogo santissimo, nessuno poteva entrare per portarlo fuori. Quindi loro legavano una corda al suo caviglia, al suo piedi, e dovevano ascoltare il suono dei campanelli affinché sapevano che lui era ancora in vita, si muoveva e poteva uscire per conto suo. And so all of a sudden, just 2 weeks ago, the archaeologists in a new dig find this little gold bed, probably fell from the dress of the high priest on Yom Kippur. Quindi scopriamo 2 settimane fa questo piccolo campanello che probabilmente è caduto dalla veste del sommo sacerdote durante la festa di Yom Kippur. So who could have invented such a story? Quindi chi poteva inventare una tale storia And have it written in the Bible, ed in the book of Leviticus? far sì che queste cose furono scritte nel libro del Levitico e nella Bibbia. In other words, imagination became reality when this bell was found just a couple of weeks ago. Quindi ciò che abbiamo potuto soltanto immaginare per tutte le epoche, finalmente 2 settimane fa è divenuta una realtà perché abbiamo scoperto uno dei campanelli. We can trust the Bible Noi possiamo avere fiducia nella Bibbia more than any other book or any other writer. più di qualunque altro libro o qualunque altro scrittore. And the Bible has proven to be true over and over and over again. E la Bibbia si è dimostrato di essere veritiera volta dopo volta dopo volta. About 120 years ago,
117 years ago. Circa 117 anni fa. The scholars, Christian scholars, famous ones, dei studiosi cristiani molto famosi claimed that there was no such a thing as Hittites. Hittites are a mythological people. che dichiararono che il popolo ittito non esisteva, è un popolo mitologico. Until Finché they found Hittite cities in the land of Israel. hanno trovato delle città ittite nella terra di Israele, Hatzor, Beit Yerach, several Hittite towns. Hazor e un altro, diversi città, paesi del popolo ittita. And then they found in the high mountains of Anatolia the capital of the Hittite Empire called Hattusa. Poi hanno trovato la capitale dell'impero ittito nelle montagne di Anatolia, nell'attuale Turchia. Yeah. So the scholars were wrong. Perciò gli studiosi avevano sbagliato. There was a Hittite empire and there were Hittite cities in the land of Canaan. C'era un popolo, un impero ittito nella terra di Canaan. And Abraham bought the cave to bury his wife, and later for himself and for Joseph and for Jacob and for Isaac in Hebron from Ephron the Hittite. E quindi Abramo che comprò la grotta e la terra intorno per la sepoltura di sua moglie, poi se stesso, per Isacco e sua moglie via di seguito, l'ha comprato di uno del popolo ittito, o ittita. So scholars can easily be wrong. Quindi gli scolari, studiosi, possono sbagliare riguardo al popolo ittita. But everything that the scholars said that the Bible was wrong, the Bible proved to be right with evidence. In ogni cosa dove studiosi una volta o l'altra hanno detto che la Bibbia si sbaglia o è un mito, alla fine la Bibbia si è potuto dimostrare che è veritiero, che loro sbagliavano. Before we open up for questions, I'll tell you about my first day in the Hebrew University in 1964. Quindi prima di aprire per ricevere qualche domanda, per rispondere a qualche domanda, voglio raccontarvi riguardo il mio primo giorno quando sono andato all'università ebraica in Gerusalemme. Bible was a very, very popular and very difficult subject to study in Jerusalem. Ed era il 1964 e la Bibbia era un soggetto molto difficile a studiare in Gerusalemme in quell'epoca. And it was the biggest faculty in the Hebrew University. Ed era la facoltà più grande di tutta l'università ebraica. So the first year students were 700 students. E quei studenti che erano lì per il primo anno erano 700, c'erano 700 studenti solo per il primo anno. And the first class we had was for 700 students, big auditorium. Quindi il primo classe che abbiamo fatto lì nell'università ebraica era in un auditorio che poteva sedere, dare posto a sedere a 700 studenti. And we are sitting there waiting for the professor to come. E stavamo lì seduti aspettando il professore. And suddenly a young man, very young man, E un uomo giovane è apparso, molto giovane. Orthodox Jew, Un giudeo ortodosso with the curls, the kippah, the tzitzit, everything. con la kippah, il trecce, tutte le cose che possono evidenziare un giudeo ortodosso. And he stands in front of the class.
e si è messo davanti alla classe. And his first words, E i suoi primi parole erano: Moses did not write the Torah. Mosè non ha scritto la Torah. And all the class went, ah. E tutta la classe ha fatto ah. If it was not Orthodox, it wouldn't be a problem. Ma se lui non fosse ortodosso, non sarebbe stato un problema di aver dichiarato questo. But for an Orthodox Jew to say Moses did not write the Torah, Ma was per a- un giudeo ortodosso di dire che Mosè non ha scritto la Torah, dove ci troviamo? it was a bomb. È una bomba per noi. And then he started giving us homework. Poi ci ha dato dei compiti da fare a casa. And the first book that we had to read Il primo libro che dovevamo leggere a casa was Wellhausen's Prolegomena. I'm sorry, again? Wellhausen's Prolegomena. Wellhausen è lo scrittore, Promagoner. And it is the basis on which our professor said that Moses did not write the Torah. Ed era sugli scritti di questo scrittore Wellhausen che lui diceva Mosè non ha scritto la Torah. And then he gave us some other books to support Wellhausen. E poi lui ha dato alcuni altri titoli di libri che avremmo dovuto leggere perché erano al sostegno della teoria di Wellhausen. And I just came from a Christian high school. I was 2 years in America in a Christian high school that I learned that Moses wrote the Torah. Ed io ero stato 2 anni in una scuola superiore dagli Stati Uniti dove avevo studiato che Mosè ha scritto la Torah. And the New Testament says that Moses has written the Torah. Isaiah says it, Ezekiel says it, the prophet says it, the Psalm says it, the Torah that Moses had given us. Il Nuovo Testamento dice, Isaia, Salmi, i profeti, tutti dicono che Mosè ci ha dato il Torah, ha scritto la Torah. And so I was very upset. Quindi io ero sconvolto. And so there was a 3-hour class, and then we had an intermission in the middle. E avevamo una classe, quindi la classe durava 3 ore, ma con una pausa a metà tempo. And in the intermission, I ran down the stairs to the stage and said, Dr. Rofe, please, I need to talk to you. E io durante la pausa sono andato correndo fino avanti alla classe, all'auditorium, e ho detto, Dr. Rofe, ho bisogno di parlare con lei. And he said, after the class, come to the front, I'll take you to my office. Lui ha detto, dopo la classe, dopo che abbiamo finito, vieni avanti, andremo insieme a parlare nel mio ufficio. So after the class, I went down, we went to his office. Quindi dopo la classe è terminata, sono andato avanti, siamo andati insieme nel suo ufficio. And I said, listen, I am very concerned because you're an Orthodox Jew and you say that Moses didn't write the Torah. What do you really believe? Allora gli ho detto che sono molto preoccupato perché tu che sei un giudeo ortodosso, ma dici che Mosè non ha scritto la Torah, allora dici cosa credi. And he said, I am an Orthodox Jew. Lui disse, io sono un giudeo ortodosso, but I am also a scientist. ma sono anche un scienziato. And as a scientist, I have to apply scientific methods to my job, to my biblical literary research. E come scienziato devo applicare le leggi della scienza anche alle ricerche bibliche che io faccio. But as an Orthodox Jew, I believe that Moses wrote the Torah. Ma io, come un giudeo ortodosso, credo comunque che Mosè ha scritto il Torah. And I said, well, how could that be? Come può essere? How could both things be true?
come possono essere vere tutte le due cose? He said, look, science is another discipline from our tradition. Guardi, la scienza è un'altra disciplina diversa dalla nostra tradizione. He said, where did you go to school? Mi ha chiesto, ma dove sei andato a scuola? I studied in America 2 years. Ho detto, ho studiato negli Stati Uniti per 2 anni in una scuola superiore. If I tell you to make me a table that is 30, measurement 30, Se io ti dico di farmi un tavolo di misura 30, he said, you would do a table, if you took 30 centimeters, it'll be a table this size. se tu fai a 30 centimetri sarà un tavolo di questa misura. If you tell, I understood that I told you 30 inches, it'll be a table this size. Se invece ti ho detto 30 pollici, quindi quasi 1 metro, sarebbe così il tavolo. He said, both of the things are true. Molte cose sono vere Because you have two different systems. perché ci sono 2 sistemi per stabilire la verità. One is scientific, Uno è scientifico, that changes all the time. che cambia continuamente. Any scholar can write a new book and will shake up the whole scientific method. E un altro studioso, un ricercatore, potrebbe scrivere un libro nuovo che sconvolge tutto ciò che si è creduto fino a quel momento storico. But as Jews, we have thousands of years of tradition. Ma come giudei abbiamo migliaia di anni delle tradizioni. And that tradition is recorded in the Bible, in the Tanakh. E quella tradizione è scritta e registrata nella Tanakh, nella Bibbia. And that hasn't changed for 1,000 years. It's the same. 1,000 years stayed the same. Ed è mai cambiato. Questa verità scritta non è mai cambiata per migliaia di anni. I cannot put my life, my soul, my spirit, and trust science that changes all the time. Non posso mettere la mia vita, la mia anima, il mio spirito sulla scienza che cambia continuamente. I have a tradition that is thousands of years old and hasn't changed. That's what I believe personally. Qua ho una tradizione che è esistita e dura da migliaia di anni ed in questo io credo. And our tradition is provable by not changing, as to science that nothing is provable, because today you prove one theory, tomorrow another theory is born that debunks the old theory. Quindi la nostra tradizione è veritiera e dimostrabile perché non cambia, piuttosto di tutte le teorie scientifiche che del continuo cambiano. And I could bring you archaeological evidence from just recently, from weeks ago, that actually prove that the biblical narrative is based on factual reality. E posso portarvi delle scoperte dall'archeologia di poche settimane fa che dimostra che la Bibbia è basata su cose, rivelazioni verificabili, attendibili, dove abbiamo l'evidenza. We have, in 1947, an Arab shepherd boy found the Dead Sea Scrolls near the Dead Sea. Quindi abbiamo il ragazzino arabo che scoprì i rotoli di Qumran vicino al Mar Morto nel 1947. When you visit Jerusalem, you go to the Israel Museum and you see the whole scroll of Isaiah displayed in the museum that has some of the Dead Sea Scrolls in it.
Quando vai a Gerusalemme a visitare, c'è il museo di Gerusalemme, dove c'è il rotolo di Isaia conservato ed visitabile, si può vedere quale che è stato uno dei rotoli che è stato trovato a Qumran, nelle grotte. And you have the book of Habakkuk and other biblical books. The differences are, there's almost very, very minor differences. It was written by hand 2,200 years ago, and it's the same book of Isaiah that we have today. E c'è il libro di Habakkuk e altri libri, e parlando di Isaia, non c'è quasi nessuna differenza di lettera, di parola del rotolo, questo qui, che fu scritto 2200 anni prima degli altri copie che abbiamo ora. So this lesson of Dr. Alexander Roffe stayed with me all through my education. Quindi questa prima lezione del dottore Alexander Roffe è rimasto con me durante tutti i miei anni di studio e di ricerca. And scientists that doubted the word of God, that tried to disclaim the word of God, are long dead and nobody even knows their name. Degli scienziati che hanno fatto di tutto per dimostrare che la parola di Dio non è veritiera, non è fidabile, sono morti, nessuno riconosce più, ricorda più i loro nomi. Like von Harnack. Who Come- remembers von Harnack? Chi si ricorda di von Harnack? Very, very famous theologian that in 1903 wrote the first Bible handbook. E nel 1903 questo teologo biblico ha scritto il primo manuale biblico. And nobody knows him today. Oggi nessuno ricorda più il suo nome. And he said that the whole Exodus didn't happen, and Moses is mythological character, and Abraham and Isaac and Jacob are mythological characters. Lui disse che l'esodo non è mai successo, che Mosè non è esistito, Abramo, Isacco e Giacobbe sono tutti caratteri o personaggi della mitologia. And now von Harnack is mythology, and Moses and Abraham and Isaac are a reality. Ora questo professore, questo ricercatore è un mito, ed invece Abramo, Isacco e Giacobbe sono dei personaggi sicuri e veritieri. And so we're going to continue the study next week, and I will bring you more archaeological evidence, concentrate more on archaeological evidence. This was a kind of introduction to the science of epistemology, of trusting the Bible as truth, not as religious book, but as truth. Quindi questa sera è un'introduzione sulla la scienza della epistemologia, per dimostrare che la Bibbia è veritiera ed si può avere fiducia. Poi prossima settimana vi darò molto più punti o evidenze dell'archeologia. So now I'm open for questions. Quindi se qualcuno ha una domanda, se la puoi accendere il microfono e fare la domanda, e diamo tempo a Joseph di rispondere. C'è qualche domanda? Nessuna domanda? Un commento? Un apprezzamento? Qualcuno vuole esprimersi? Paul, Sì. tu mi senti? Sono Sì, Giovanni. bene Giovanni, vai. Ok, provo io a dire qualcosa, a chiedere a Giuseppe, tu mi tradurrai, ok? Okay, okay. So Giovanni is going to try to say something now, Joseph.
Faccio una domanda un po' provocatoria. It's going to be a provocating question. La sorella che lui ha menzionato prima, che è Linda Whittaker, The sister that you mentioned before, Okay. Linda Bindeker. ok, lei è un'archeologa storica molto interessante, ha fatto delle lezioni con noi. She's an archaeologist and a history professor. She did some lessons for us who were very, very interesting. Lei sostiene che c'è una mitologia sull'archeologia attuale di Israele. And she says that there's a mythological approach to the actual archaeological discoveries in Israel. Nel senso che, per esempio, negli scavi archeologici di Gerusalemme c'è una grande, come dire, una grande mettere in evidenza, per esempio, la città di Davide. And she was explaining this by meaning that in the archaeological digs that are going on in Jerusalem, there is a whole evidence and a lot of importance given about the city of David, the discovery of the city of David. Naturalmente le notizie che vengono fuori da questo sito archeologico della città di Davide sono vere, sono importanti, però c'è un'enfatizzazione nazionalistica su questo in accordo allo Stato di Israele. So the evidence that is coming up, all that they're digging up and finding, of course, is very authentic and very trustworthy. But it's the way that it's expressed that is a nationalistic way of interpreting these finds and what they mean for us today. Perché nello stesso sito ci sono evidenze magari di cultura bizantina o di cultura islamica molto più lunghe e durature e sovrapposte che in qualche maniera vengono ignorate. Because in the same digs, archaeological digs, there is much evidence about the presence of the Byzantine Empire, the Byzantine dominion, and also of the Islamic dominance of the area. But these evidences are not given any importance whatsoever. The only importance that is brought to light is the city of David. Come ho detto prima, la mia è una domanda provocatoria. So, as I said, my question is going to be a little bit provoking. Però, come è noto, c'è una guerra sul Monte del Tempio, sull'archeologia islamica e l'archeologia ebraica. And so on the Temple Mount, there's a war going on from the Islamic archaeology and the Hebrew archaeology. Which is the truth? What is the truth? Allora, per dirlo in un'altra maniera, se noi prendiamo un piatto di lasagne, to say it in another way, if we take a good plate of lasagna, allora c'è qualcuno che cerca la mozzarella, qualcun altro che cerca la pasta, ognuno cerca lo strato più interessante per lui. Each one goes and looks through the lasagna to find one wants mozzarella and the other wants the pasta and the other wants the meat. Each one looks for the layer that is most interesting to him. Okay. Allora, per esempio, per fare un esempio a noi più vicino, c'è un'archeologia del Nuovo Testamento e c'è un'archeologia del Vecchio Testamento. Noi siamo più interessati magari all'archeologia del Nuovo Testamento. So to bring it closer to home, there's archaeological discoveries regarding the New Testament and regarding the Old Testament, but for most of us, we're more interested in those discoveries regarding the New Testament. Insomma, la domanda è: che facciamo con questa lasagna archeologica? So my question is, what do we do with this lasagna archeologica, of archaeologia? Okay. Well, Giovanni, you went to a dentist to take out your appendix. Giovanni si è andato al dentista per rimuovere l'appendicita. Because Linda is not an archaeologist. Linda non è un'archeologa. She's only an archaeologist in her own mind.
è soltanto un'archeologa nella sua propria mente. She never studied archaeology. She doesn't have a degree in archaeology. Non ha studiato archeologia, non ha la laurea in archeologia. She is an evolutionary biologist. Lei è un biologa evoluzionare. A specialist in plant biology. È una specialista nella biologia delle piante. And she volunteered with the German expedition that dug in Mount Zion. E lei è stato volontario di lavorare con i ricercatori tedeschi che hanno scavato in Monte Sion. Yeah, I ate one time in a restaurant in Osaka of the chef Nobu. Ho mangiato una volta nel ristorante in Osaka del chef Nobel chef. And did that make me a chef? I didn't understand that, Joseph. Did that make me a chef because I ate there one time? Perché ho mangiato in questo ristorante di un chef famoso, questo mi ha fatto diventare un chef? No. Un capo cuoco. Linda was less than a year volunteer with the German expedition as a plant biologist, not as an archaeologist. Linda ha svolto meno di un anno di attività con questo gruppo di ricerca tedesca, però lei lavorava proprio sulla biologia delle piante, quindi l'evoluzione delle piante. And just recently, three weeks ago, e di recente, soltanto 3 settimane fa, the German expedition threw her out because she told people that she was an archaeologist and took credit for things that she had nothing to do with. Ed questo gruppo di ricercatori lo hanno allontanato dal loro lavoro perché lei stava dicendo che lei era un'archeologa e lei stava prendendo un po' il credito di alcune cose che stavano scoprendo. She's a very, very famous plant biologist, one of the top in the world. Lei è una delle biologhe per le piante, delle piante più famose del mondo. But from archaeology is like listening to Linda about archaeology is like going to a dentist to take out your appendix. Ma ascoltando Linda parlare dell'archeologia è come andare al dentista per rimuovere l'appendice. Yeah. And don't go to a dentist to give you a haircut. E non si deve andare neanche al dentista per farti tagliare I capelli. So that's the situation. Questa è la situazione. And politically, she's pro-Palestinian. That's why she told you it's nationalistic. It's not national. It's Israeli. It's Jewish. Lei è, dal punto di vista politico, lei è pro-palestinesi, perciò lei ha detto queste cose. And I am a nationalist. Ed io sono un nazionalista. I believe that God is returning the Jewish people back to the land of Israel, and millions are going to come from India, the Bnei Menashe, from Brazil, the Anusim, from Africa, the Lemba tribe, all going to come. Io sono convinto che Dio sta riportando il suo popolo alla terra di Israele e verranno ancora milioni dall'India, dall'Africa, dal Brasile e vari gli ebrei che ancora sono lì saranno riportati in Israele. The Arabs may not like it, but we're coming back. Forse diverse altre nazioni a loro non piace questo, ma noi gli ebrei noi stiamo ritornando alla terra che Dio ci ha dato. Yeah. Magari ci sarà una risposta chiaro il discorso su Linda, ma la mia domanda rimane forse per la prossima volta. So my question remains, but maybe you can answer it the next time. Well, I had to build a case. Ok.
I had to build a case that we are commanded to believe the truth and to examine everything and not to accept nothing that we cannot examine. Ho dovuto stabilire la base che noi dobbiamo credere la verità, ma per credere la verità dobbiamo esaminarla ed non accettare niente che è verità se non è dimostrabile, se non c'è l'evidenza che è la verità. Però okay. That's what I started with Genesis 1:1, okay. Because okay. that text is one of the most important texts. And if that text is not true, nothing will be true in the Bible. Per questo ho iniziato con Genesi 1:1 ed è uno dei testi più importanti, e se quel testo, quel versetto non è vero, tutto il rimanente non può essere vera. Non voglio creare altri problemi, però Joseph, tu sai che le autorità israeliane hanno problemi con l'archeologia giudeo-cristiana. No, è verità. No, è verità. No, è verità. Ok, allora mi piacerebbe che tu tratti anche un po' il tema dell'archeologia giudeo-cristiana nelle tue lezioni, ok? Facciamo più semplice, ok? Thank you. Ma spero che altri hanno domande, anche se mi rendo conto che il tema è vasto. Sì, c'è qualche altra domanda? Coraggio. C'è qualche altra domanda? Paul, forse tu hai qualche curiosità. No, io sono tutto orecchio, io traduco, ma voglio ascoltare quello che Joseph ha. Sicuramente ha tante cose da dirmi che mi interessano molto. Grazie Giovanni. Quindi, se non ci sono altre domande, possiamo anche concludere la serata, perché non vogliamo trattenere il nostro fratello Joseph troppo a lungo. Perciò ancora chiedo una volta. Okay, well, if there's no questions, I wish all of you a good night. Okay. And thank you, Joseph. you're very welcome. Thank you, Joseph. See you next Monday. I think it's 11, same hour, at 8. It's not too late for you? No, not too late for me. Okay. But we have to say, God willing, inshallah. Inshallah. Yes. Se Dio vuole, ci vediamo lunedì prossimo alle 8, alle 20. Ok. Va bene? Yeah. Ok. Allora diciamo un saluto a Joseph, shalom a tutti quanti, Dio vi benedica. Shalom. Grazie che siete stati. Grazie Joseph. Shalom. Signore vi benedica. Shalom. Shalom. Ciao a tutti. Okay. Ciao a tutti. Yeah. Ciao. 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 Pace e benedizioni. Ciao.